Luis Enrique all'Inter si può, è una trattativa reale, è una trattativa concreta e ne parliamo allora in questo nuovo aggiornamento di Calciomercato Inter. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo appuntamento in cui vi porto alla scoperta di questo calciatore brasiliano che è al centro di una trattativa che l'Inter vorrebbe addirittura chiudere già a maggio. L'Inter sta accelerando molto su questa operazione in vista della nuova finestra di mercato che va dal 1 al 10 giugno, quindi con l'obiettivo di avere Luis Enrique a disposizione già per il mondiale per club a metà giugno negli Stati Uniti. Non è una trattativa semplice perché c'è una forte concorrenza, Bayern Monaco estimatore in Premier League e non soltanto, e alla luce anche di questa concorrenza il Marsiglia chiaramente cerca di giocare anche un po' su una possibile asta, tant'è che si parla di una valutazione dai 30 ai 35 milioni di euro per questo giocatore che invece l'Inter valuta un po' meno, dai 22 ai 25 circa, e quindi si sta ragionando attorno a queste cifre qua. L'Inter a brevissimo, da quelle che sono le notizie che stanno circolando in queste ore, dovrebbe formulare una prima offerta al Marsiglia in modo da bloccare un po' i discorsi e mettersi anche in una posizione di vantaggio rispetto alle altre pretendenti, e lo sta facendo, sta lavorando grazie anche agli ottimi rapporti che ci sono tra Inter e Marsiglia, lo ricordate gli affari Correa Carboni e non solo, ottimi rapporti che fanno pensare che si possa lavorare molto anche sui bonus o attenzione anche su delle possibili contropartite, perché il nostro collega Giorgio Musso, che è stato ospite qui da noi pochi giorni fa, mi ha parlato ad esempio di Aslani che potrebbe interessare, anzi che interessa al Marsiglia, quindi il discorso tra Inter e Marsiglia potrebbe allargarsi e non restare limitato solo a Luis Enrique, di cui però parliamo in questo contenuto di oggi. Per cui chi è Luis Enrique, che cosa porterebbe questo giocatore all'Inter, lo analizziamo in questo contenuto in cui vi invito intanto a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando clicca sul tasto iscriviti così continuiamo a far crescere il nostro progetto che si sostiene tramite la nostra community degli abbonati. Quindi questo contenuto di oggi lo possiamo portare solo e soltanto perché c'è una community che ci supporta tramite il club di Passione Inter. Su www.passioneinter.club potete anche voi accedere alla nostra community che permette a noi di tenere acceso il motore e in cambio vi fornisce tutta una serie di vantaggi, tutta una serie di novità esclusive come le nostre chat vocali, gli appuntamenti che abbiamo dedicato solo ai nostri abbonati, le chat che teniamo attive tutti i giorni. Quindi mi raccomando, se vi piace quello che facciamo e volete avere un contatto diretto con noi e con tanti interisti da tutto il mondo, vi aspettiamo su passioneinter.club, mi raccomando. Parliamo di Luis Enrique, come facciamo sempre nel nostro format, partiamo dalla scheda Transfer Market, dalla carta d'identità di questo calciatore che è nato il 14 dicembre 2001, brasiliano, di nazionalità e di passaporto. Alla sinistra come posizione viene definita la Transfer Market per il Marsiglia, con cui ha un contratto fino al 2028, viene valutato circa 18 milioni la Transfer Market, ma sappiamo sempre queste valutazioni vanno prese un po' con le pinze. Altezza 1,81 m per circa una settantina di chili, un giocatore di una buona struttura, non è Dumfries, ecco, però ha una buona struttura, una buona fisicità e anche un buon passo. Come carriera, in carriera non ha avuto particolari infortuni, anzi è un giocatore fisicamente integro e molto continuo nelle sue prestazioni nei vari anni. E il primo approccio in Europa non è stato semplicissimo, lui è stato acquistato dal Marsiglia nel 2020, prelevato direttamente dal Brasile. Dopo 2 stagioni a Marsiglia in cui all'inizio si era presentato bene, tra l'altro con 5 assist alla prima annata, alla seconda stagione non si è confermato, ha avuto poco spazio e quindi è tornato in prestito al Botafogo dove ha ritrovato continuità e grazie a quel ritorno che sembrava essere ecco, un passo indietro, invece si è rilanciato molto bene, tant'è che a inizio 2024 invece è tornato al Marsiglia, è tornato più maturo, più convinto, più fiducioso e quindi si è riconquistato il Marsiglia e quest'anno poi sta esplodendo. Il prestito al Botafogo sicuramente l'ha valorizzato, De Zerbi poi ha dato ulteriore fiducia, lo ha confermato ed è diventato quindi un titolarissimo del Marsiglia. C'è da dire che la seconda parte di questa stagione lo sta vedendo un pochino più in difficoltà perché nei numeri quest'anno ha già fornito 7 assist e 9 gol addirittura in 29 presenze, con un forte sbilanciamento però nella prima parte di stagione. Infatti nel 2025 di questi 9 gol ne ha segnati soltanto 2 e credo abbia fornito un solo assist se non vado errato. Quindi dopo una grande partenza di stagione un po' tutto il Marsiglia in realtà è andato in difficoltà e anche Luis Enrique sta rendendo un pochino meno, ma rimane comunque un titolarissimo su cui De Zerbi sta facendo un grande lavoro per riadattarlo. Perché
dico riadattarlo, perché con De Zerbi questo giocatore sta avendo una evoluzione piuttosto interessante. È partito come ruolo come un'ala sostanzialmente, come scrive anche Transfermarkt, quindi un giocatore molto offensivo sull'esterno, soprattutto nel 4-2-3-1 partiva da ala sinistra, ma di piede destro, quindi per rientrare poi sul destro. Un'ala che non è di quelle tradizionali che giocano con, diciamo, con i piedi sulla linea, come si dice tante volte, anzi veniva molto a giocare nei mezzi spazi, nei canali, e quindi veniva a giocare in mezzo al campo per poi rientrare e calciare anche col destro. Vi faccio vedere anche una heatmap che ci fa vedere come poi invece si sia sviluppato in maniera molto differente. Vedete, sulla sinistra partiva la sinistra sì, ma giocava molto al centro, e poi l'evoluzione con il Marsiglia che è passato al 3-4-2-1. De Zerbi lo ha portato a giocare da quarto a destra, diciamo occupando un po' quella zona che nell'Inter occupa Dumfries, quella che occupa il quinto nell'Inter. Giocando col 3-4-2-1 non c'è un quinto, ma c'è un quarto appunto, un esterno, ecco, tradizionale. Chiaramente sempre con una spiccata propensione offensiva che è innata nelle sue caratteristiche. I dati ci dicono ad un primo colpo d'occhio, posso condividervi anche questa schermata molto veloce che poi approfondiremo, ci dicono che siamo in presenza di un giocatore, ripeto, molto offensivo, molto coinvolto nella manovra del Marsiglia, gioca un buon numero di palloni e ha uno spessore tecnico piuttosto importante. Spicca però secondo me soprattutto per alcuni fattori: la conduzione del pallone, cioè come guadagna campo palla al piede, un giocatore che guadagna molti metri, che permette quindi al Marsiglia di risalire il campo molto bene. È un giocatore che si fa trovare negli spazi, soprattutto è intelligente nel farsi trovare negli spazi anche con una buona rapidità, tiene bene anche con il fisico pur non essendo un colosso, non è un Dumfries come diciamo, ma per la Ligue 1 ha comunque una buona struttura, anche se può irrobustirsi ulteriormente, e genera tante occasioni da gol. Su 100 esterni, terzini, quinti in Europa, come volete chiamare, diciamo esterni, ecco, per mettere tutto insieme, è nei migliori 3 per azioni che portano ad un tiro, è nei migliori 3 per passaggi progressivi ricevuti, è nei migliori 7 per passaggi chiave, ed è molto in alto anche per tocchi in area di rigore avversaria e tocchi nell'ultimo terzo di campo. In tutte queste statistiche è tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Soprattutto però vi voglio portare 2 caratteristiche che sono sicuro, siamo tutti d'accordo, mancano a questa Inter. È nei migliori 5 su 100 nel suo ruolo, quindi a parità di ruolo, per dribbling riusciti a partita. È il 15° miglior dribblatore assoluto della Ligue 1 per dribbling fatti a partita, e so già che qui molti di voi saranno in piedi sulla sedia perché finalmente un dribblatore direte, ma per me la statistica più esaltante, almeno dal mio punto di vista, è quella che mi intriga e mi incuriosisce molto da poter sviluppare, perché poi andrà lavorata sicuramente, è quella relativa diciamo, alla precisione di questo calciatore, il suo essere cinico in zona gol. Perché? Questa per me è veramente la cosa che più manca all'Inter. Quante volte ci siamo lamentati di un Inter che spreca troppe occasioni da gol? Ecco, Luis Enrique, sempre su 100 esterni in Europa, nei top 5 campionati, è nei migliori 2 per gol, nei migliori 4 per gol più assist, quindi sta avendo dei numeri molto importanti nell'ultimo anno solare, è nei migliori 10 per gol e assist attesi, expected goal ed expected assist, ed è nei migliori 3 per gol per tiro, cioè gol segnati per ciascun tiro. Quindi è praticamente tra i top assoluti nelle statistiche, che ci portano poi ad un dato molto interessante: è veramente nel 99 percentile praticamente, quindi pochissimi come lui, per gol meno gol attesi. Che cosa significa? Significa che nell'ultimo anno solare, quindi, Luis Enrique ha segnato più gol di quanti erano previsti e attesi, cioè sta overperformando in termini di precisione in zona gol, e per un Inter, come detto, che invece spesso sottoperforma per errori sotto porta e occasioni fallite, questo è un dato sicuramente molto significativo. Alla luce di questo, quali sono i punti di forza, eccoci qua, di questo giocatore? Sicuramente il dribbling, sicuramente la contribuzione in zona gol e anche i passaggi chiave. Sono degli elementi assolutamente nel suo bagaglio tecnico. Punti invece da migliorare sui duelli aerei e sulla fase difensiva. A livello di dati difensivi siamo veramente molto bassi. È un giocatore molto offensivo che sta lavorando in questa stagione, ecco, per essere riconvertito in quel ruolo là. Ho voluto fare anche un paragone con Denzel Dumfries per capire eventualmente che cosa porterebbe
di differente. Questi sono alcuni dati che vi ho messo nella nostra grafica. Chiaramente il contesto squadra, cioè il gioco dell'Inter, il livello della Serie A, il livello della Champions in cui gioca Dumfries rispetto alla Ligue 1 fanno una differenza, quindi i dati vanno sempre un po' contestualizzati, però è un pochino tutto rapportato e quello che ne emerge è che intanto avendo giocato meno Luis Enrique nel Marsiglia ha contribuito a molti più gol, 6 gol in più rispetto a Denzel Dumfries in totale, con 9 gol segnati sono veramente tanti e 7 assist, numeri veramente importanti per Luis Enrique, quindi somma di 16 contro i 10 di Denzel Dumfries. Dumfries ha diciamo la meglio in tutti i parametri difensivi e in generale ha più expected goal ed expected assist. Questo però di expected goal ed expected assist è un dato che secondo me va contestualizzato, nel senso che è anche merito di chi sta intorno a Dumfries, che qualitativamente è superiore rispetto a quelli del Marsiglia, quindi Luis Enrique invece ha dei valori molto più alti nelle azioni che portano ad un tiro e poi l'expected assist è basso perché il tiro magari è sballato del compagno di squadra oppure perché arriva un errore, per farvi un po' un esempio. Quindi Luis Enrique è un giocatore meno fisico, meno strutturato, ma più tecnico e più offensivo. Visto poi che Dumfries era un terzino diventato quinto, mentre Luis Enrique è un'ala che è stata poi convertita un po' più indietro, riportata un po' più indietro. Questo è, secondo me, intanto anche un'indicazione molto interessante di quello che potrebbe avere in mente l'Inter e Simone Inzaghi. Inzaghi, se vi ricordate, già a luglio scorso, ne ho parlato più volte in conferenza stampa, aveva parlato della possibilità di utilizzare anche Carboni eventualmente in quella zona lì, chiaramente mancino, quindi a destra, alto, con la possibilità di rientrare sul mancino, quindi probabilmente qualche idea del genere Inzaghi per mettere un giocatore ancora più offensivo sulla fascia ce l'aveva e ci si sta lavorando. È evidente che poi dopo aver cercato Gudmundsson, Asensio e altri giocatori si sta cercando qualcuno che porti più qualità in zona offensiva, che porti anche più imprevedibilità e dribbling e so che questo vi farà contenti. Dal punto di vista strategico poi bisogna vedere se questa trattativa si chiuderà ovviamente, però sarebbe un'operazione che la direbbe lunga, ecco, sul piano di Octree, perché 20-25 milioni eventualmente, forse qualcosina in più, è una cifra piuttosto importante per un giocatore che, come dicevo, ha fatto bene un anno in Europa praticamente, da inizio 2024 in poi, e per di più l'ha fatto in Francia comunque, in un contesto sempre particolare, un mercato che comunque l'Inter segue sempre con grande interesse, qualcuno ha cominciato già a dire ecco il nuovo Dalbert, se vogliamo guardarla in positivo l'Inter dalla Francia ha pescato anche Maicon e diciamo che essendo anche brasiliano anche lui era andata piuttosto bene, ecco, giocando poi a destra come Luis Enrique e non a sinistra invece come Dalbert, ecco. È un classe 2001, quindi andreste a spendere una cifra importante per un giocatore che dovrà essere sicuramente eventualmente lavorato, nel caso in cui dovesse arrivare, per farlo entrare nei meccanismi di Inzaghi ci sarà da lavorare sicuramente, aggiungerebbe delle caratteristiche diverse e potrebbe diventare anche una potenziale plusvalenza futura, come sembra essere un po' nei piani di questo progetto di Octree, che però apre anche ad altre riflessioni che faremo poi nei prossimi contenuti. Certo che è una cifra importante, c'è un po' la scottatura degli ultimi anni in cui l'Inter investimenti di queste cifre li ha spesso sbagliati. Ora però c'è anche una squadra che ha una struttura molto forte, molto solida, dentro la quale puoi integrare dei giocatori di talento, di valore. È certo che anticipare questi colpi su giocatori che possono potenzialmente esplodere è sicuramente una direzione molto, molto interessante. È chiaro che poi i tifosi, spero, immagino, ecco, che tanti si aspettino anche dei colpi che possano alzare di netto la qualità dell'Inter, ma non è semplice poi competere qua con le big, quindi squadre come l'Inter non solo devono andare anche ad anticipare e a fare qualche, tra virgolette, scommessa, che poi troppo scommessa magari non si rivelerà. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo giocatore, quali altre riflessioni mettete sul tavolo, ecco, alla luce di quello che vi ho raccontato. Vi ricordo passioninter.club dove ci sarà poi il post partita nelle prossime ore, analizzeremo come sempre le gare tutti insieme con la nostra community esclusiva del club di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.